Vuoi venire per un solo giorno a Firenze? Seguimi e ti indicherò le cose da vedere imperdibili. Firenze è senza dubbio una delle città d'arte più belle d'Italia e per conoscerla bene ci vorrebbe sicuramente più tempo. Ma anche per un giorno, facendo le scelte giuste, potrai conoscere i posti più importanti e magici della città. Se arrivate a Firenze in treno, approderete subito in Santa Maria Novella, quindi nel centro storico, e potete dirigervi verso la Basilica Domenicana di Santa Maria Novella e ammirare la splendida facciata di Leon Battista Alberti, primo esempio di facciata rinascimentale europea, e attraverso Via dei Banchi potete dirigervi verso Piazza Duomo, dove sarete circondati da importanti edifici sacri, tra questi il Battistero di San Giovanni, uno dei templi costruito tra l'VIII e il IX secolo, con la cupola decorata con splendidi mosaici. Le porte bronze del battistero vennero eseguite da migliori artisti fiorentini e le porte originali si trovano però all'interno del Museo dell'Opera del Duomo. Da non perdere la salita sulla cupola del Brunelleschi, ma occorre prenotare per tempo e essendo il biglietto valido per più giorni è indicato visitare l'intero complesso se avete più giorni a disposizione e potete continuare a scoprire la storia della cattedrale all'interno del Museo dell'Opera del Duomo. Potete poi perdervi tra le strade medievali del centro e visitare il quartiere di Dante e le case torri. Tra Piazza Duomo e Piazza della Signoria scoprirete la chiesa di Or San Michele, un edificio nato inizialmente come mercato del grano e trasformato in una chiesa, tanto che durante il Quattrocento le corporazioni fiorentine commissionarono agli artisti i tabernacoli con le sculture dei loro santi patroni. Infine, dopo aver visitato il centro religioso, recatevi dove era il centro del potere civico, a Firenze, cioè in Piazza della Signoria, dove ammirerete Palazzo Vecchio, costruito a partire dal 1299 come sede del governo della Repubblica Fiorentina, sempre da Arnolfo di Cambio, lo stesso architetto che progettò la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Qui potete trovare alcune delle sculture che sono capolavori assoluti dell'arte rinascimentale. Trovate anche la copia del Davide di Michelangelo, la fontana del Nettuno di Bartolomeo Amannati e accanto al Palazzo Vecchio la Loggia dei Lanzi, dove in epoca medievale si tenevano le celebrazioni pubbliche. Adesso è diventato un museo a cielo aperto. Scoprirete il Perseo del Cellini e il ratto delle Sabine del Giambologna. La visita agli Uffizi richiede però una giornata a parte, ma potete percorrere il loggiato degli Uffizi per recarvi sul Ponte Vecchio e scoprire l'unico ponte medievale sopravvissuto alle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un ponte trecentesco, costruito come luogo di mercato nel Medioevo. Nei negozi sul ponte si vendeva la carne e grazie alla famiglia Medici oggi qui si vendono solo gioielli e fecero costruire anche un loro passaggio privato, il famoso corridoio vasariano che unisce Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. Se mi chiedete quante ore servono per visitare Firenze, vi rispondo che per visitare a fondo la città serve sicuramente più di una settimana. Anzi, se vi trasferite a Firenze anche per più di un mese avrete sempre cose nuove da scoprire e per questo vi propongo in prossimi video diversi itinerari a tema per tornare anche più volte a Firenze o per fare un soggiorno più lungo. Inoltre nelle mie playlist del canale troverete tanti video e shorts che si soffermano su curiosità artistiche di Firenze. Logicamente se venite a Firenze solo per un giorno potete visitare i monumenti che ho indicato in questo itinerario in circa 5 ore senza entrare all'interno dei luoghi. Se disponete di almeno 10 ore potete visitare anche l'interno e magari passare anche a trovarmi nella mia bottega di arte e restauro in via del Porcellana, dove aveva la bottega anche Botticelli. Non dimenticate di assaggiare la famosa bistecca alla fiorentina, oppure la ribollita o la panzanella e i piatti tipici fiorentini, come anche la zuppa inglese. Fate una bella sosta in centro, prendetevi anche una pausa per mangiare, fare una bella colazione. Logicamente, se poi siete interessati a maggiori dettagli, trovate anche singoli video sugli argomenti che ho appena trattato e elencato. A presto!